Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'ingresso del Sole in Ariete, l'equinozio di primavera. È un evento che segna un nuovo inizio. Faremo l'oroscopo astrologico, ma soprattutto a livello esoterico, quindi resta con me fino alla fine per sentire quali saranno le tue energie dell'anno. Hai capito bene perché l'ingresso del Sole in Ariete influenza fortemente anche tutto il tuo anno come andrà. E vediamo un attimino, passando a una breve introduzione, perché nel viaggio esoterico attraverso l'astrologia ogni segno zodiacale diciamo non solo rappresenta una specifica energia cosmica, ma anche un insegnamento profondo e una connessione spirituale che ci guida verso la crescita e l'evoluzione. Ognuno però di tutti i segni zodiacali è associata a un raggio di espansione, a un governatore esoterico e a un governatore astrologico che insieme intrecciano proprio il tutto, come dire, come andrà e dove si manifesterà anche l'energia, come si manifesterà l'energia anche per tutto l'anno, per questa data importante dell'equinozio di primavera del Sole in Ariete. Quindi, avendo tutti questi governatori e raggi di espansione e manifestazione, cioè che rivela proprio un aspetto dell'anima che ci aiuta ad allinearci con la nostra verità superiore. Il Sole in Ariete, come dicevo prima, segna l'inizio di un nuovo ciclo, un nuovo inizio su tutti i fronti, portando con sé una nuova energia di rinnovamento e di iniziativa. L'Ariete è il primo segno, diciamo, dello zodiaco, l'equinozio di primavera, anzi, quindi dove germogliano, come vedete anche dalla foto, dopo che si sono riposati i semi durante l'inverno, la terra ha nutrito questi semi, ora germogliano, quindi anche come metafora è molto ben associata. Quindi resta con me fino alla fine perché faremo segno per segno per vedere quale sarà l'espansione della tua anima sia a livello astrologico che a livello spirituale. Come dicevamo prima, quindi l'Ariete è un segno, diciamo, guerriero che riscopre proprio il proprio potenziale e risveglia proprio la forza interiore per affrontare la vita con coraggio e determinazione. Questo inizio dissemina proprio di nuovi progetti, nuovi inizi che si sviluppano e si manifesteranno appunto dopo tutto l'anno, come già avevo anticipato prima. Ogni segno dello zodiaco è sotto l'influsso, diciamo, di questo transito, viene invitato a guardare oltre le proprie certezze, a rinnovarsi e a dare il via a una nuova fase di crescita personale e spirituale. L'Ariete ci spinge a lasciarsi, a lanciarci proprio verso ciò che ci attende con il cuore ardente, diciamo, di passione, mentre la mente chiara nella ricerca di un destino che riflette la nostra vera essenza. Il raggio di espansione, diciamo, dell'Ariete, cosa significa a livello esoterico? Si riflette oltre le vibrazioni planetarie e l'interazione di ogni segno con le energie cosmiche porta a un insegnamento specifico che ci permette di espandere la nostra coscienza. Questa è la nostra evoluzione dell'anima, dove dobbiamo raggiungere l'espansione della coscienza. Il nostro viaggio esoterico, diciamo, ci invita a comprendere non solo le caratteristiche esteriori dei segni, quindi tutti i segni zodiacali, gli aspetti relativi anche nel tema natale, ma anche il loro, diciamo, ruolo profondo nell'equilibrio universale. Ogni segno, infatti, porta un messaggio di trasformazione, di illuminazione e di risveglio. Iniziamo con una riflessione sul primo segno per comprendere proprio la sua essenza esoterica e il messaggio che porta a noi, a tutti i segni zodiacali. Il primo segno dello zodiaco è proprio l'Ariete, come dicevamo prima,
un governatore planetario Marte, ma anche un governatore esoterico che è Mercurio, mentre ha il raggio di espansione dell'Ariete ha il primo raggio, è forgiato proprio con la forza, il coraggio, la determinazione comunque che forgia la nostra volontà. E questo rappresenta, ricordo, tutte le caratteristiche che danno inizio a tutti i nuovi progetti, in quanto l'equinozio di primavera, ovvero l'ingresso del Sole in Ariete, determina come andrà tutto l'anno per tutti i segni zodiacali. Il messaggio esoterico per te, amico dell'Ariete, ma vale anche per tutti gli altri segni come messaggio portatore di un nuovo inizio di coraggio, di volontà, di potere, di determinazione, dove porta, per modo di dire, ti conduce alla forza e all'azione. Infatti questo tuo governatore esoterico, diciamo che è della volontà, il primo raggio e il potere, rappresenta, oltre il principio della volontà, il coraggio di affrontare le sfide della vita. Esotericamente l'Ariete ci invita a risvegliare il nostro potere interiore e a prendere delle iniziative e a non temere il conflitto, proprio come fa il guerriero cosmico che è l'Ariete. A proposito, buon compleanno anche per te, amico dell'Ariete, e che l'anno ti sia proprio favorevolmente propizio per tutte le tue iniziative. Quindi è proprio questo potenziale è proprio e conflitto, è proprio, come dire, un'opportunità, una forma di crescita. Con il governo esoterico, diciamo, di Mercurio, l'Ariete sarai spronato, come dire, a utilizzare la mente, quindi a comprendere e trovare delle soluzioni attraverso il conflitto per ascendere. Questa è la differenza a livello esoterico, perché se, come dire, l'azione di Marte viene un po' incanalata sotto l'azione di Mercurio, del raggio bianco, quindi dell'armonia, della risoluzione dei conflitti attraverso la giusta incanalazione nelle energie. È un po' come se questo raggio, il tuo governatore esoterico, ti invita un po' a illuminare, ti illumina a la strada che tu devi percorrere per risolvere un po' tutti i conflitti e ritrovare, diciamo, anche l'armonia. Quindi Mercurio ti aiuta oltre anche a, a utilizzare anche la mente per chiarire la tua direzione ed essere consapevole anche dei messaggi sottili, di quelle vibrazioni energetiche che possono giungere sul tuo cammino attraverso la legge della sincronicità. Quindi cerca di non ignorare proprio tutti questi messaggi che possono arrivare attraverso, come dire, un film, una canzone o qualcuno che ti porta un messaggio. Sono molto importanti perché questa è proprio anche la legge della sincronicità con cui l'universo si mette in contatto con te proprio per apportarti, diciamo, anche il messaggio. E l'insegnamento proprio profondo di questo segno, del tuo segno, in particolare che sei come un esempio, diciamo, anche per gli altri, per avere questa coraggio, questa iniziativa e determinazione per riuscire a arrivare alla realizzazione. È proprio la propria volontà è la chiave proprio per l'espansione. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Il tuo governatore planetario è Venere, il tuo governatore esoterico è proprio Vulcano, mentre i raggi di manifestazione sono il quarto raggio anche per te, un po' come dire anche come il messaggio dell'Ariete, solo che in aggiunta tu hai una resistenza al cambiamento, quindi il tuo governatore, diciamo, esoterico, che è il primo raggio, il raggio della volontà e della determinazione, ti sta forgiando il carattere
proprio per riuscire a vincere la resistenza anche al cambiamento, a spingerti fuori oltre i tuoi obiettivi, diciamo, personali e professionali, quindi a uscire, a avere il coraggio di osare. Questo è anche l'influenza, diciamo, dell'Ariete, che avrà la spinta proprio dell'Ariete su tutto anche il tuo anno, che influenzerà il tuo anno, diciamo, astrologico, proprio appunto anche per te, per, diciamo, usare una certa intelligenza attiva, usare, trovare la soluzione per dei conflitti che possono essere interiori a te o nella tua vita, quindi devi vincere il cambiamento e di conseguenza spingerti oltre il tuo limite. Infatti anche il tuo governatore planetario è Venere, quindi Venere, il quinto raggio, ti spinge a trovare la concretezza, la scienza, la verità e trovare la guarigione per spingerti, stimolandoti un po' a incuriosirti, diciamo anche mentalmente, per riuscire a comprendere quali sono le strade da seguire, oppure meglio le strategie che tu potresti intraprendere proprio per poter avere il successo. Passiamo proprio anche al messaggio esoterico e il sole nella tua casa rappresenta proprio infatti, essendo la seconda casa dell'Ariete, quindi c'è lo sviluppo, influenza anche lo sviluppo delle tue potenzialità, dei tuoi talenti, diciamo, e delle tue risorse nascoste che tu puoi mettere in atto sotto la spinta dell'Ariete, vincendo la resistenza al cambiamento, di poter andare oltre e avere proprio una nuova stabilità su basi solide. Quindi, infatti, come seconda casa dell'Ariete si collega proprio allo stato di sicurezza, al benessere e all'apprezzamento dei beni materiali e sensoriali. Come abbiamo detto, Venere che governa il tuo segno, ma come governatore planetario, associato al quinto raggio, ti spinge proprio attraverso la curiosità per vincere la resistenza anche al cambiamento. E il quarto raggio ti insegna che bisogna trovare la soluzione, ritrovare l'armonia attraverso il conflitto. Il toro ci insegna che la vera armonia non deriva dall'assenza di sfide, ma dalla capacità di affrontare e di risolvere le difficoltà, diciamo, con grazia e determinazione. Infatti, questo raggio, come dicevamo prima, insegna proprio l'equilibrio interiore, ti spinge a ritrovare l'equilibrio e a costruire una gestione consapevole del conflitto e delle sfide. Mentre questo raggio, diciamo, esoterico della volontà di potere, che è associato al primo raggio azzurro, sotto l'arcangelo Michele, ma esotericamente e astrologicamente è rappresentato, diciamo, anche da Vulcano, dove ti sprona ad utilizzare il tuo potere creativo per trasformare e manifestare i tuoi sogni come seconda casa dell'Ariete, le tue potenzialità, il settore economico. Quindi Vulcano, questo, il pianeta della forza interiore, della trasformazione, ti aiuta a riconoscere che puoi forgiare la tua realtà, la tua volontà attraverso la consapevolezza e l'azione, focalizzando proprio il tuo segno a incarnare proprio questa volontà che non solo manifesta i tuoi desideri esterni, ma plasma anche la tua essenza più profonda, allineandoti proprio con il piano divino e aiutandoti nella resistenza anche al cambiamento che è proprio tipico del tuo segno, proprio di stabilità e di sicurezza. Il tuo messaggio per il tuo segno dell'ingresso del Sole in Ariete è molto chiaro. La vera abbondanza e prosperità derivano da un cuore, diciamo, puro, che
che sa che la stabilità materiale e spirituale sono interconnesse. La tua capacità di affrontare le difficoltà e crescere attraverso di esse ti prepara a manifestare proprio una vita piena di bellezza, amore e abbondanza. Ma chiaramente, amico del toro, devi vincere questa resistenza anche al cambiamento. E ora passiamo al terzo segno dei gemelli. Per te, amico dei gemelli, come sarà influenzato l'ingresso del sole in Ariete dell'equinozio di primavera nel tuo segno? Quindi questa influenza a livello anche esoterico. I gemelli è la terza casa, proprio diciamo dell'Ariete, quindi rappresenta le comunicazioni, gli studi inferiori, i contratti, gli spostamenti brevi, tutto quello che riguarda, diciamo anche in analogia con la terza casa. Hai il governatore planetario, Mercurio, che comunque rappresenta il raggio dell'armonia, il raggio della risoluzione dei conflitti, ritrovando anche l'armonia anche attraverso la comprensione. Abbiamo, mentre il tuo governatore esoterico è Venere, che ti spinge un po' alla concretezza, alla guarigione, come dire, a comprendere e a trovare la tua verità, focalizzandoti proprio su un obiettivo unico, senza disperdere, diciamo, anche le energie. Mentre il raggio di manifestazione è proprio il secondo raggio, diciamo, della devozione, della fede, avere fiducia nelle tue capacità e dell'illuminazione, in quanto anche le idee che comunque tu hai prendono forma anche, diciamo, nel secondo raggio. Ed è molto importante, come dire, riuscire a comprendere anche molto bene anche questi principi. Vediamo ora un breve cenno a livello esoterico. Come dicevo prima, i gemelli sono la terza casa dell'Ariete, sono il segno che governano, appunto, come dicevo prima, la comunicazione, la mente e la capacità di scambio e di apprendimento, governato, diciamo, da Mercurio, il pianeta, della comunicazione e dell'intelletto. Il tuo segno, amico dei gemelli, è molto spinto ad esplorare, diciamo, la tua curiosità e la tua sete anche di conoscenza. Esotericamente, questo ingresso del Sole in Ariete, ti invita a comprendere che la vera comunicazione nasce dalla connessione tra il nostro sé superiore e il tuo sé interiore, che diciamo che attraverso di essi possiamo accedere, puoi accedere, ma vale anche per tutti, a una comprensione, diciamo, più profonda di come governano, di come funzionano le leggi universali. Diciamo, con i gemelli, questa manifestazione, diciamo, ti aiuta a risvegliare la tua mente intuitiva e usarla nel ruolo più, nel modo anche più consapevole per comprendere meglio la realtà che ti circonda. Diciamo, il secondo raggio è proprio anche il raggio dell'espansione, diciamo, della saggezza, del discernimento, quella che non si limita proprio, diciamo, alla mera logica, ma che è arricchito dall'intuizione e anche dalla saggezza spirituale. Quindi molto probabilmente sarai anche focalizzato maggiormente come spinta dell'anno a focalizzarti su qualcosa che a te interessa proprio particolarmente per poterla ampliare come forma di idee, alimentarla senza essere troppo distruttivo, ecco, diciamo, dispersivo in un certo qual modo. Quando si è alimentato da troppi interessi, le energie si disperdono e di conseguenza non ci si arriva a focalizzare su un proprio unico obiettivo. Diciamo che anche il raggio, diciamo, della concretezza, questo altro raggio di espansione del quinto raggio della concretezza, diciamo,
della scienza, perché il tuo governatore esoterico è Venere, quindi anche l'intervento divino, anche in astrologia Venere, oltre alla dea della bellezza, dell'affettività, è anche l'intervento, diciamo, divino e diciamo ti aiuta a risvegliare la tua mente intuitiva, come abbiamo già detto prima, sotto l'influsso del tuo governatore esoterico, ma Venere, questa espansione del raggio, ti invita a comprendere che la vera conoscenza non si limita a ciò che impariamo proprio a livello mentale, ma si radica nel tuo cuore. Venere, nel suo aspetto esoterico, ti insegna che l'amore incondizionato è il vero motore per trovare la ricerca e la risoluzione, diciamo, anche i problemi e per la realizzazione della tua natura divina, la nostra natura divina, e attraverso l'amore che comunque avviene la guarigione, la scienza va bene perché va di pari passo, ma sono anche le forze emotive che governano anche la salute del benessere psicofisico. Questo è molto spesso un atteggiamento che viene un po' dimenticato, ma il nostro corpo è fatto di corpo, mente e spirito, siamo tutti e tre in uno, un essere trino. Di conseguenza dobbiamo prestare anche a questa forma di concretezza, di verità, essendo associato anche il quinto raggio, il tuo governatore esoterico ha come aiuto, diciamo, angelico l'arcangelo Raffaele e i medici del cielo. Quindi puoi approfittare anche di questo spunto, mentre il tuo governatore planetario, che è Mercurio, è legato un po' al quarto raggio della fratellanza bianca di Luxor, quindi al maestro Serafis Bey e all'arcangelo Gabriele dell'Annunciazione. E come dice il tuo raggio, potresti avere un'idea che l'arcangelo Gabriele possa inviarti proprio come annunciazione questa idea vincente. E tutto questo non, diciamo, puoi trasformarlo in uno strumento che non solo apprende, ma anche percepisce proprio la verità universale. Il messaggio esoterico per i gemelli è un invito, per te amico dei gemelli, è un invito a integrare la mente e il cuore affinché la conoscenza possa diventare saggezza. La comunicazione autentica nasce dal cuore che si esprime con amore e questa la via proprio verso l'illuminazione interiore. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vediamo anche per te come il segno dell'Ariete influenzerà proprio il tuo anno con le tue azioni e anche con le manifestazioni del Sole, oltre che al tuo segno. Il tuo segno, amico del Cancro, è governatore planetario, la Luna, mentre il governatore esoterico è Nettuno. I raggi di manifestazione sono proprio il terzo raggio, che è rappresentato, diciamo, anche da Saturno, dell'intelligenza attiva, del raggio rosa, associato proprio come metafisicamente parlando ai sette raggi di Dio, quindi ai raggi, diciamo, anche dell'amore. Vediamo il tuo messaggio esoterico è la quarta casa dove si manifesta, quindi dando via nella casa di origine familiare, i nuovi inizi anche della casa, che è della quarta casa, rappresentano proprio le emozioni, la famiglia e la connessione profonda proprio con la radice interiore. La Luna, il tuo governatore planetario, ti parla della vita sentimentale, ma anche del nutrimento della memoria ancestrale, delle esperienze che formano proprio la tua coscienza, in quanto esotericamente la Luna ti invita a esplorare proprio l'inconscio, i tuoi ricordi passati e le radici familiari, proprio per comprendere come queste influenzano proprio il tuo cammino spirituale.
la Luna non è un pianeta sacro, ma esotericamente rappresenta proprio la missione dell'anima, è velato perché infatti cela tutto, le emozioni nascoste, gli altri pianeti, proprio per poter riscoprire, ma soprattutto anche a risolvere. La, L'energia della Luna è anche legata al nutrimento e di protezione e di trasformazione interiore. Diciamo che il tuo terzo raggio, proprio dell'intelligenza attiva, mentre hai dell'intelligenza attiva, come dicevamo prima, è questo segno che, come dire, ti dà una pazienza infinita di intelligenza, di adattabilità, di adattarti, diciamo, proprio alla tua emotività, proprio per darti il modo, secondo il tempo, diciamo, congenito, congeniale per tutti, per poter trasformare le emozioni. Quindi questo, il terzo raggio anche dell'amore, è anche un invito a poter uscire anche dal guscio, a vedere che c'è anche un mondo esterno dove tu puoi portare la tua, diciamo, il tuo sé interiore, trasportarlo anche quando raggiungi la sicurezza emotiva, aiutando, diciamo, anche gli altri con empatia e intuizione per poter procedere, diciamo, come servizio, come operatore. Infatti, questo raggio rappresenta anche l'equilibrio tra le forze opposte e la capacità di armonizzare le diverse sfere, diciamo, anche della vita per procedere a nuovi inizi. Per il cancro questo raggio insegna a portare proprio armonia maggiormente, raggiungendo la sicurezza emotiva tra il mondo emotivo e quello esterno, permettendo così anche una crescita spirituale dove ci sia un equilibrio con il tuo essere interiore e le relazioni familiari e affettive e quindi anche nel settore della comunicazione. Nettuno, che è il tuo, diciamo, governatore esoterico, porta, diciamo, l'influenza del raggio della devozione, della sacralità, ma anche dell'idealismo. Quindi ti insegna, a elevarti proprio spiritualmente attraverso la devozione profonda, diciamo, e anche l'amore incondizionato per il divino, quindi questa comprensione per delle sfere, diciamo, anche più alte, e il raggio proprio della rinascita e del risveglio che trasforma le emozioni e la forza spirituale, dove ti aiuta a vedere la sacralità in ogni aspetto della tua vita e a comprendere che ogni emozione ha un insegnamento divino da offrirti. Quindi, amico del cancro, quello che ti si chiede è di nutrire la tua anima attraverso la connessione profonda con le tue radici da madre terra anche, ma anche di portare una consapevolezza spirituale che ti permette di trasformare le tue emozioni in strumenti di azione. La tua vera forza, a te, amico del cancro, è proprio quella di trasmutare l'amore in saggezza, riconoscendo la sacralità proprio in ogni esperienza emotiva. E ora passiamo per te, amico del leone. Il leone è la quinta casa dell'Ariete, astrologicamente parlando, ha il governatore planetario che è proprio il Sole, il suo domicilio, ma anche il governatore esoterico è proprio il cuore del grande Sole centrale, mentre i raggi di manifestazione sono della volontà e il potere, il primo, quindi della volontà, il coraggio, la determinazione, mentre il raggio esoterico è il raggio proprio della concretezza, il quinto raggio governato anche da Venere, che porta una certa stimolazione mentale, curiosità, per
apprendere e poi trovare la propria verità, ma anche la guarigione attraverso la scienza, la concretezza, oppure anche tecniche energetiche. Quindi la combinazione di questi raggi ti permette di far brillare ulteriormente, diciamo, la tua figura, la tua immagine che tu rimandi al mondo, quindi usando anche la tua creatività, avendo un rapporto armonioso anche nell'amore romantico, visto che è la quinta casa, trovare il giusto equilibrio tra i tuoi svaghi, le tue passioni, la creatività e i tuoi impegni. E vediamo che essendo proprio la quinta casa, diciamo, dell'Ariete, è il segno che rappresenta il cuore stesso della vita, la fiamma del potere creativo e l'espressione autentica dell'individualità. Il Sole, come parlavamo prima, è il governatore planetario del tuo segno, simboleggia proprio il centro dell'universo, la fonte di luce, ma anche di energia e di vita. Esotericamente il Sole è il cuore stesso, diciamo, dell'universo, il principio divino che illumina la nostra essenza, la tua essenza interiore e ti guida verso l'autorealizzazione. Questo, questo messaggio esoterico ti invita a scoprire e ad affermare la tua luce interiore e a non temere, diciamo, di brillare e di esprimere la tua autenticità in ogni aspetto della tua vita. Come dicevamo prima, il raggio della volontà è proprio il primo raggio associato all'Arcangelo Michele, quindi diciamo alla forza di volontà, il coraggio, il potere che forgia sotto astrologicamente ed esotericamente parlando sotto Vulcano. Diciamo che proprio questo raggio ti conferisce la capacità di manifestare la tua volontà proprio con determinazione, la tua energia e la tua forza di carattere. Questo raggio ti aiuta a sviluppare una consapevolezza però maggiormente profonda, diciamo, di qual è la tua missione nella vita e ti incoraggia a utilizzare il tuo potere personale per creare, ispirare, ma anche guidare, ovvero essendo anche di esempio anche per gli altri. Per te, amico del leone, il potere non è solo fisico, materiale, ma è soprattutto, diciamo, spirituale. Un potere che emana dal cuore e che si irradia in ogni aspetto dell'esistenza. Il quinto raggio proprio della concretezza, della verità. Tutto quest'anno sarai molto influenzato a scoprire anche, diciamo, la verità, diverse tematiche che possono essere attraverso l'amore, la saggezza, la scienza, ma anche la concretezza, soprattutto con tecniche energetiche, pratiche, per poter arrivare, diciamo, alla guarigione, perché prima guarisci te stesso e poi sei di un aiuto immenso, diciamo, come esempio, come carisma anche per gli altri e poi trascinare con la tua forza di volontà anche le platee. Quindi questo raggio ti invita, come dire, a integrare il cuore nell'uso del tuo potere, mentre il raggio del primo raggio può sembrare focoso, diciamo, e dominante, questo raggio, sotto raggio l'azione di Venere, diciamo, è un po' più morbido e quindi equilibria in un certo qual senso le forze, equilibrandole e ti aiuta a trovare il tuo potere con saggezza, ma anche con compassione e attraverso l'amore, diciamo, e la guarigione che puoi veramente, trovando la tua verità, la tua verità proprio personale e la guarigione, puoi aiutare a manifestare il tuo potenziale divino e portare la tua luce nel mondo, irradiando proprio bellezza, gioia e amore verso chi anche ti circonda. Il tuo segno, amico del leone, pertanto ti insegna che il vero potere, diciamo, risiede nell'equilibrio tra la forza, diciamo, e anche la compassione
no? La consacrazione, diciamo, anche del servizio degli altri, perché il quinto raggio è anche l'atto della consacrazione tra la volontà, quindi l'amore e il servizio, diciamo, anche agli altri. Il sole, amico del leone, quando allinei il tuo sole centrale, allinei il tuo cuore con la tua mente e la volontà divina. Puoi veramente esprimere il tuo scopo più elevato e a trasformare il mondo con la tua luce. Il tuo segno, il leone, è proprio il guardiano della tua anima creativa. Il tuo messaggio esoterico ti invita proprio, diciamo, a far brillare il tuo sole interiore per illuminare il cammino verso la realizzazione del tuo sé più autentico. E ora passiamo per te, amico della Vergine. La Vergine è la sesta casa in confronto anche dell'Ariete. E ora vediamo anche per te come la forza dell'Ariete può infondere in tutto l'anno la tua manifestazione per dare inizio a nuovi inizi stabili e duraturi. Il tuo governatore, diciamo, planetario è Mercurio, quindi è diretto sotto il quarto raggio come dire, della risoluzione dei conflitti attraverso l'armonia, quindi ascendere, mentre il tuo governatore esoterico è la Luna che rappresenta proprio la missione dell'anima, mentre i raggi di manifestazione sono il raggio, diciamo, della devozione, della saggezza, dell'illuminazione. Da qui dove le idee prendono proprio origine, perché il tuo segno, amico della Vergine, oltre che essere un segno concreto, quando parte per l'evoluzione, dà meno importanza alla perfezione, ma in quanto comprende che la propria evoluzione non sta nella perfezione o nel controllo, ma sta nell'elevazione, quindi nella purificazione verso altri alti ideali. Infatti il tuo raggio esoterico, diciamo il sesto raggio dell'idealismo, questa tua conoscenza di apprendere in quanto tuo governatore planetario, Mercurio, che ti spinge anche alla curiosità e alla conoscenza, tutta questa conoscenza ti serve proprio per elevare proprio i tuoi stati di evoluzione dell'anima, quindi apportare la conoscenza diciamo proprio in manifestazione nella materia, elevando proprio anche lo spirito. E ora passiamo, diciamo, anche al tuo messaggio esoterico, anche all'insieme. Quindi l'espressione della tua mente analitica e del servizio pratico incarna la connessione tra la mente e il corpo, come dicevo prima, quindi la conoscenza superiore come evoluzione e trasformazione dell'anima verso stadi più elevati tra l'intelletto e la materia come diciamo come sesta casa dell'Ariete è strettamente legata diciamo alla manifestazione della realtà attraverso l'ordine, la disciplina e l'attenzione ai dettagli, come dicevamo prima, però infatti è associato anche all'intestino, però la distinzione fra tutto quello che è nutrimento e tutto quello che non è nutrimento, in quanto rappresenta l'intestino esotericamente. Quindi questo discernimento del tuo raggio di manifestazione, quindi come di evoluzione del raggio di manifestazione attraverso un ideale, Mercurio e l'intelligenza pratica, governatore planetario, ti invita proprio a innalzare questa conoscenza, di applicarla attraverso la luna, che è simbolo, diciamo, dell'intuizione profonda, perché il tuo governatore esoterico, come dicevamo prima, è la luna dell'intuizione profonda, ma anche delle forze inconsce che agiscono proprio dietro le quinte, non è che agiscono proprio a livello, diciamo, pratico, ma a livello dietro le quinte, e influenza proprio la tua vita
interiore e la tua capacità di percepire oltre il visibile. Quindi il secondo raggio della saggezza, come dicevo prima, ti aiuta a trovare le idee, la conoscenza attraverso anche Mercurio, mentre diciamo il sesto raggio ti spinge proprio a trovare questo idealismo da portare, diciamo, anche nella materia per l'evoluzione, diciamo, anche nell'anima attraverso la Luna, il tuo governatore esoterico e compiere la missione, diciamo, anche dell'anima. Il messaggio esoterico della Vergine, in sintesi, ti invita a integrare la razionalità con l'intuizione e a non perdere di vista proprio l'aspetto spirituale in ogni dettaglio della tua vita quotidiana. È un invito a portare la luce della consapevolezza in ogni azione, affinché anche il più piccolo atto possa diventare un'espressione, diciamo, di evoluzione dell'anima. Questo ti insegna a essere al servizio degli altri con, diciamo, anche con un certo discernimento, con saggezza, con una mente lucida e un cuore puro, creando un mondo, diciamo, più armonioso e spiritualmente, diciamo, evoluto. Questo non vuol dire che devi dire di sì a tutti, amico della Vergine, ma devi usare la saggezza, l'illuminazione e il discernimento. Vediamo un attimino, amico della bilancia, come sarà come influenzerà proprio il tuo anno, diciamo, l'ingresso del Sole in Ariete tutto l'anno. Abbiamo come settima casa e l'opposto, diciamo, dell'Ariete, tra legge di polarità, tra il segno dell'Ariete e il tuo. Quindi il tuo governatore planetario è Venere, ma è anche l'esaltazione, diciamo, anche di Saturno, il tuo segno, mentre il governatore esoterico è Urano, che rappresenta il settimo raggio del cerimoniale, della magia, quindi sotto l'influsso del maestro Saint-Germain, mentre i raggi di manifestazione sono del terzo raggio vediamo un attimino proprio l'insieme come questa energia, oltre all'ingresso del Sole in Ariete, manifesterà in maniera esoterica anche il tuo segno. Diciamo, in quanto settima amica casa dell'Ariete, rappresenta proprio l'energia dell'equilibrio e delle relazioni interpersonali, incarnando proprio il principio di armonia con il mondo esteriore. È il segno proprio che governa le dinamiche della coppia. La bilancia è proprio profondamente sotto il governo di Venere come segno planetario sotto l'influsso di Venere, quindi anche del quinto raggio è preso anche, diciamo, anche in azione, però è in azione anche l'armonia, la bellezza, l'arte, ma è anche la verità, la ricerca della verità per stabilire nell'equilibrio. Amico della bilancia, sappiamo che la legge della polarità sta proprio al centro, quindi fra i poli opposti, ma della stessa natura. Attenzione, il segreto sta a essere sempre, diciamo, anche nel centro. Venere, in quanto anche espressione nel senso più elevato che ti induce proprio questo raggio come governatore planetario, è legato proprio al quinto raggio, alla guarigione, quindi ha un senso proprio, diciamo, di amore che porta alla guarigione, alla bellezza, a trovare, diciamo, anche il bello, fornisce al tuo segno, amico della bilancia, la capacità di creare armonia nei rapporti, di attrarre e di elevare le esperienze attraverso l'eleganza, che è anche tipico del tuo segno, ma anche la gentilezza. Diciamo che il terzo raggio ti conferisce la capacità di portare, diciamo, con infinita pazienza, perché è legato al raggio dell'amore incondizionato, al raggio rosa, dove c'è
il governatore esoterico che è anche del terzo raggio, è legato a Saturno, che è il raggio però anche dell'amore incondizionato, da portare equilibrio nelle relazioni, ma in quanto anche Saturno, che è l'esaltazione del tuo segno planetario, quindi è un'intelligenza attiva, un'adattabilità che ti conferisce, come dire, la capacità di portare armonia nelle relazioni e nelle situazioni attraverso appunto questa intelligenza attiva, cercando sempre di bilanciare gli opposti, favorendo proprio la pace e la cooperazione, ovvero la mediazione. Quindi ti aiuta a capire che l'equilibrio nelle tue relazioni essenziali non è non solo per il tuo benessere, ma anche per la crescita, diciamo, anche collettiva, perché l'unione di tanti individui che praticano fa la differenza nel mondo. Quindi tu, amico della bilancia, sei chiamata a diventare una maestra nelle creazioni di un mondo più bello, più giusto, armonioso, facendo in modo che tutte le tue azioni nella creazione di un amore sincero per la bellezza, diciamo, dell'umanità. Esotericamente la bilancia è governata da Urano, il settimo raggio del maestro Saint Germain, quindi dell'ordine cerimoniale, è il pianeta della rivoluzione, della liberazione. Urano porta un impulso di cambiamento e di innovazione, quindi è la sfida anche alla trasformazione per restare al centro dell'equilibrio ed è in grado di spingere il tuo segno a trascendere i confini convenzionali delle relazioni e a cercare un modo di amare che non sia proprio vincolato proprio da forme rigide o di aspettative sociali. Questo raggio, diciamo, della libertà e dell'illuminazione ti invita a percorrere il cammino dell'illuminazione spirituale, ad abbattere le barriere che limita l'espressione dell'amore autentico verso la visione di una libertà assoluta che non è legata a leggi terrene, ma che deriva dalla coscienza e dalla conoscenza del divino dentro ogni persona e nella collettività. Il messaggio esoterico per te, amico della bilancia, ti invita a riflettere sulle tue relazioni, sulle modalità in cui cerchi equilibrio e giustizia, ma anche sulla libertà di esprimere il tuo amore e la tua bellezza in modo autentico. Ti spinge inoltre ad andare oltre la convenzione sociale e ad abbracciare una nuova visione di armonia, eh, una che diciamo mh, che include non solo la bellezza esteriore, ma anche quella interiore, quella che nasce dalla libertà di essere se stessi e di credere in un mondo migliore. E ora passiamo per te, amico, nel segno dello Scorpione. Abbiamo, sei l'ottava casa, quindi in analogia con ottava casa della morte, trasformazione, ma anche rinascita. Il tuo governatore planetario è Marte, mentre anche il tuo governatore esoterico è Marte, quindi non è un pianeta sacro, ma un pianeta che implica, induce all'azione. Mentre i raggi di manifestazione sono proprio il quarto raggio dato da Mercurio, quindi la comprensione, anche di comprendere certe tematiche per ascendere, per trovare l'armonia attraverso la risoluzione dei conflitti, mentre il raggio esoterico è proprio il primo raggio della volontà, coraggio, determinazione sotto l'arcangelo Michele di riuscire a trasformare e a trovare diciamo delle soluzioni dei conflitti e ritrovare anche l'armonia e quindi rinascere a una vita nuova. Questo è il quadro
diciamo, generale. Ora passiamo proprio anche nello specifico. Infatti il tuo segno amico dello Scorpione è l'ottava, è il segno della trasformazione, della morte, ma anche della rinascita, ma è della purificazione interiore e della potenza energetica. Quindi il tuo governatore è Marte, è il pianeta della forza, della passione e della determinazione che sicuramente non ti manca, amico dello Scorpione, che tu possa essere un guerriero evoluto e non un guerriero involuto, con il moto involuto, è una piccola frase che invito sempre a livello della evoluzione. Quindi il tuo segno amico incarna proprio l'intensità, il desiderio di penetrare proprio la verità più profonda e la capacità di affrontare le sfide più difficili, diciamo, della vita, al fine di trasformare il tutto in opportunità di crescita. Marte ti conferisce anche un'incredibile capacità di rinnovamento, di risorgere dalle proprie ceneri come l'araba fenice e di affrontare le tue ombre per emergere più forte e più illuminato. Mentre il raggio della resurrezione, che non a caso è il tuo quarto raggio, infatti in metafisica Arcangelo Raffaele, raggio bianco, fratellanza bianca di Luxor, la comprensione del governatore proprio associato è Mercurio attraverso la comprensione, diciamo, anche analitica, tu risorgi e questo potrebbe essere, io sono la risurrezione e la vita di ogni qualcosa che tu vuoi fare. È un potente decreto che è associato anche a una parabola di Gesù, dove si può anche affermare, io sono la risurrezione e la vita di ogni cosa perfetta nel mio mondo. Quindi questo può essere anche un esempio di resurrezione, ma può includere anche la salute, una salute perfetta, in quanto dipende sempre anche dalla mente, connessione corpo, mente e spirito. Quindi questo raggio dell'illuminazione che ti permea il tuo segno porta la capacità di attraversare le crisi esistenziali e di trasformarle proprio in momenti di rivelazione, di rinascita proprio spirituale. Questo raggio anche ti aiuta a purificare e a rinnovare proprio anche l'anima, rompendo le catene che legano alle sofferenze del passato e diciamo anche in un certo qual senso, anche per te, amico dello Scorpione, le prove sono veramente dure, quindi è naturale che ci sia anche una certa paura anche di un cambiamento ulteriore perché il carico è veramente notevole. Ma tutto questo ti porta ad affrontare così anche senza paura poiché sai che ogni fine è un inizio, ogni morte è una rinascita. Diciamo a livello esoterico, Marte, oltre che sia il tuo governatore planetario, ma anche esoterico, ti sottolinea l'importanza, diciamo, della volontà, della potenza e della volontà, della forza nel processo proprio di trasformazione. Marte è proprio è quel pianeta che ti spinge proprio verso la purificazione, a rinascere esotericamente parlando, mentre il primo raggio della trasformazione ti aiuta ulteriormente anche Marte perché sono anche in analogia con forza, potere, coraggio e determinazione, quindi forgiando la propria volontà e quindi sono molto sotto, diciamo, molto simili anche tra loro. E il tuo segno, amico dello Scorpione, sotto l'influenza di questo raggio, è in grado di risorgere proprio dalle proprie difficoltà affrontando senza timore, diciamo, la verità e trasformarla in un potere spirituale più puro. Il messaggio è, ti invita a non temere il cambiamento, ad abbracciare come un'opportunità di crescita e di evoluzione. Infatti, il tuo segno amico dello Scorpione ti invita a guardare dentro di te e affrontare le tue paure più profonde e a purificare il tuo cuore, ma anche l'anima e a permettere che la tua energia vitale si trasformi in un'arma potente anche per il bene di tutta l'umanità.
tua lezione che ogni trasformazione è necessaria per il cammino verso l'illuminazione e che il potere di rinascere, di risorgere, risiede dentro di te, nel tuo spirito indomito e nella tua volontà di crescere proprio in pienezza. Ricordo brevemente la metafora, che sono veramente molto importanti, come l'ottava fatica di Ercole dinanzi all'ottava porta, di fronte all'Idra, all'uccisione dell'Idra, questo mostro a 100 teste, dove Ercole vinse contro l'Idra in quanto capì che attraverso la sua intuizione, attraverso sollevando in aria dietro, come dire, pensando a un consiglio del maestro che della sua anima, l'istruttore, il suo maestro, guarda oltre. Di conseguenza prese l'idra, la sollevò in aria, si accorse che sollevandola in aria, ovvero verso la luce, la trasformazione, l'idra perdeva forza e alla fine morì. Questa è la tua metafora, amico dello scorpione. Agisci di conseguenza come la metafora dell'ottava fatica di Ercole. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario, è la nona casa dell'Ariete, è il governatore planetario è Giove, mentre il governatore esoterico è la Terra. Il potere di manifestazione è proprio il quarto raggio di espansione legato anche a Mercurio, quindi la comprensione, io sono la risurrezione e la vita, il raggio bianco della fratellanza bianca di Luxor e del maestro Serafis Bey, mentre il tuo governatore esoterico, diciamo, sei sotto l'influsso, diciamo, di Giove, che è del secondo raggio, ma Giove manifesta anche altri raggi e forse se poi il tuo governatore esoterico che soprattutto governa il tuo ascendente è anche il tuo governatore esoterico, quindi è anche molto forte, importante riuscire a capire questo Giove dove si manifesta. Quindi vediamo adesso brevemente anche in ogni dettaglio. Il Sagittario è proprio situato nella nona casa dell'Ariete, è il segno della, diciamo, della ricerca, dell'espansione, perché la nona casa è anche legata anche alla sacralità, alla conoscenza, alla scoperta di nuove verità, soprattutto anche a livello personali. Quindi è governato da Giove, il pianeta della saggezza, quindi che è implicato al secondo raggio dell'ottimismo, della filosofia, e il tuo segno, amico del Sagittario, incarna proprio l'energia dell'esplorazione sia a livello fisico che anche a livello spirituale. La tua missione è proprio quella di estendere i tuoi orizzonti, spingerti oltre i confini conosciuti e affrontare la tua vita proprio con la mente aperta, pronta ad assorbire e assimilare nuove informazioni, ma ricorda che, diciamo, la tua missione è proprio riportarli nella coscienza della materia, quindi nella terra. Ogni nuova informazione tu la devi applicare nella materia. Giove, in quanto governatore, diciamo, planetario, ti infonde proprio un'incredibile sete di conoscenza e una convinzione, diciamo, profonda che l'universo è pronto ad offrirti delle risposte. Giove, portando con sé un'energia di espansione infinita, ti aiuta a vedere oltre l'orizzonte, abbracciando proprio anche l'ignoto e cercando proprio il significato profondo di tutte le esperienze. Mentre questo raggio della manifestazione del quarto raggio sotto la direzione, diciamo, di Mercurio dell'ascensione che pervade proprio il tuo segno e della crescita spirituale. Questo segno, questo raggio ti aiuta a dilatare la coscienza, che permette proprio la comprensione, diciamo, superiore della realtà e anche un'abilità nel manifestare ciò che desideri creare. Diciamo che il tuo segno, amico del Sagittario, con la sua energia, diciamo, focale, è il segno che sa
come canalizzare proprio l'espansione della propria visione del mondo, allargandola oltre i confini, i limiti del conosciuto e riuscendo anche a rispondere alla chiamata della propria missione anche divina. Ma la tua missione divina, amico del Sagittario, dov'è? Il tuo governatore esoterico è la Terra, quindi nella materia densa, a prendere la conoscenza e riportarla anche nella materia. Ti controlla proprio e ti apporta, diciamo, una profonda conoscenza della tua esistenza fisica e spirituale. Ti suggerisce che la vera espansione non riguarda solo il pensiero o l'intelletto, ma anche la comprensione e l'integrazione con il tuo ambiente e la tua connessione con la terra stessa. Amico del Sagittario, sotto questo raggio tu trovi la tua forza nella connessione spirituale con la natura, la madre terra e diciamo un'armonia tra il tuo cammino e l'autosistema ed ecosistema universale. Mentre il raggio esoterico di espansione, che sono il quarto, quinto, sesto amico del Sagittario, ti cito solo brevemente perché il quarto l'ho già citato, ti infondono proprio, come dire, un'intensa visione di ideale e un desiderio di servire anche, diciamo, anche l'umanità, portando anche l'armonia e la pace. Il quinto raggio è anche il raggio, diciamo, della concretezza, la conoscenza, la scienza e la tua verità personale, ma anche la verità universale e la guarigione. Mentre il sesto raggio ti infonde proprio, come dire, la compassione, la devozione per un idealismo e una devozione al bene comune. Sotto l'influenza di, di questi raggi, perché sono anche, diciamo, molteplici sotto l'azione, diciamo, di Giove, cioè ti aiutano proprio a diventare un messaggero della verità universale, della saggezza e divinamente ispirata e pronto a diffondere una nuova consapevolezza per il benessere collettivo. Il messaggio esoterico in sintesi, diciamo che ti si invita a guardare oltre le apparenze, a nutrire la tua mente, diciamo, con conoscenza, ma anche di fare esperienze di quelle conoscenze nel mondo concreto, quindi nella terra, e nel tuo rapporto con essa, per essere al servizio universale. E il tuo segno è legato, come abbiamo detto, alla ricerca spirituale del viaggio interiore e della comprensione universale. Questi raggi ti insegnano che la crescita continua e l'espansione della tua missione sono i fondamenti, diciamo, per una vita più illuminata e che puoi trovare il tuo scopo più grande solo abbracciando la verità dell'universo e della propria vera essenza. E ora passiamo per te, amico del Capricorno. È la decima casa della stabilità, della realizzazione, di una sana ambizione, diciamo anche dell'Ariete, mentre il tuo governatore planetario, ma anche esoterico, è Saturno, quindi è il raggio dell'intelligenza attiva, dell'adattabilità, con infinita pazienza, una sana ambizione, quindi oltre al potere, diciamo anche dell'amore, ha messaggio esoterico. Infatti il terzo raggio è legato al raggio rosa dell'amore incondizionato, mentre diciamo, i raggi di espansione sono il primo, il terzo e il settimo raggio, che adesso vedremo anche nel dettaglio del messaggio esoterico. Quindi il tuo segno, amico del Capricorno, è posizionato nella decima casa rispetto all'Ariete, è il segno della realizzazione, del successo e della stabilità, ma anche della disciplina. Il tuo segno è associato al potere di manifestare concretamente attraverso il lavoro dopo duro anche lavoro, dopo l'ambizione e la perseveranza che sono dei requisiti, oltre che la disciplina come struttura per poter arrivare anche al successo.
ripetendo brevemente, sono Saturno, il tuo governatore planetario, ma anche esoterico, è il pianeta proprio della responsabilità, delle strutture, ma anche, diciamo, delle limitazioni. Il tuo segno ha una forte determinazione e la capacità di scalare proprio le vette più alte della vita, affrontando delle sfide, delle difficoltà con una solida resilienza. Mentre Saturno, doppio governatore sia planetario che esoterico, ti fornisce anche un'enorme capacità di autodisciplina e una spinta proprio verso la crescita, affrontando proprio attraverso le difficoltà per poterle superare. La sua energia spesso è vista, come dire, così rigida e austera, così anche come il tuo segno viene mostrato così all'estero, magari a volte anche camuffato, chiaramente dipende anche dagli aspetti del tema natale, ma in realtà questa rigidità e questa austerità ti consentono di costruire, diciamo, delle fondamenta solide per il successo e la realizzazione che non è solo personale ma anche spirituale. Saturno insegna che la vera ricompensa arriva attraverso, diciamo, la responsabilità ed è attraverso questo percorso che il tuo segno, amico del Capricorno, è in grado di raggiungere la sua massima espressione attraverso il sano distacco, l'ambizione sana, ma anche la determinazione, la pazienza, la capacità di essere adattabili al sistema, una certa resistenza, quindi il duro lavoro e la struttura proprio come disciplina. Mentre i raggi di espansione, anche qui è legato proprio, diciamo, anche al terzo raggio, ha la stessa funzione dell'adattabilità, dell'intelligenza attiva, quindi dove usi anche una certa logica del terzo raggio e favorisce proprio questa intelligenza pratica, la logica e la capacità di applicare le conoscenze in maniera tangibile, spingendoti proprio a trovare delle soluzioni concrete verso la risoluzione dei conflitti attraverso l'intelligenza e la conoscenza pratica, mentre il primo raggio ti esprime, ti forgia con la volontà, la capacità e la determinazione di affrontare tutto senza temere anche gli ostacoli, come se tu fossi richiamato, diciamo, da un forte senso, oltre al dovere, ma anche un forte senso dall'alto, di connessione anche dall'alto, mentre, diciamo, il sesto raggio ti apporta, come dire, un certo idealismo di devozione, di misticismo, quindi sotto tutto questo influsso che ti portano, diciamo, a creare ordine, ma anche armonia nel mondo materiale, soprattutto mettendo a frutto le tue abilità nella manifestazione. Mentre il messaggio esoterico, diciamo, ti invita a vedere la disciplina come, non come una costrizione, ma come una vita, proprio una via per raggiungere proprio l'elevazione spirituale e materiale, come questa tua connessione con il primo, il terzo e il settimo raggio, che è anche il cerimoniale di ordine e magia della trasmutazione, è proprio un vero e proprio atto, diciamo, di elevazione spirituale e materiale. Ti insegnano appunto che la vera realizzazione deriva dall'unione tra la volontà divina e l'espansione mentale e l'azione consapevole. Ho messo insieme tutte le parole chiavi della manifestazione dei raggi. Quindi il tuo segno, amico del Capricorno, tutti questi raggi di espansione ti mostra che il cammino verso il successo è costruito proprio passo dopo passo, con pazienza, determinazione, con una costante ricerca di equilibrio tra le leggi, diciamo, del cosmo e l'impegno quotidiano. E ora passiamo per te, vediamo se segno dell'acquario, che è l'11° campo.
l'11ª casa rispetto anche all'Ariete, governato da Urano, governatore planetario, il governatore esoterico è Giove, mentre i raggi di manifestazione sono il quinto raggio della verità, della scienza, della concretezza, ma anche della consacrazione, mentre il raggio esoterico è proprio il settimo raggio di ordine cerimoniale, sotto la direzione proprio del tuo governatore planetario, che viene rappresentato da Urano sotto la direzione, metafisicamente parlando, del maestro Saint-Germain. E ora vediamo un attimino tutto un po' al dettaglio. L'Aquario è posizionato, il tuo segno, amico dell'Aquario, è posizionato nell'11ª casa rispetto all'Ariete, è il segno che rappresenta proprio l'innovazione, la collettività e la ricerca della libertà attraverso anche il cambiamento. Il tuo spirito che è progressista e la tua visione all'avanguardia sono fondamentali per guidare proprio l'evoluzione collettiva. Il tuo governatore planetario, come abbiamo detto, è Urano, è il pianeta dell'originalità, della rivoluzione, ma anche dell'illuminazione. L'Aquario è associato anche alla capacità di rompere con le tradizioni e cercare nuove vie di pensiero e anche di azione. Urano, come tuo governatore planetario, ti conferisce una, diciamo, un'intensa curiosità verso l'ignoto, il desiderio di esplorare dei territori che non sono convenzionali, sia nel pensiero che anche nelle azioni. Urano ti spinge a sfidare anche le convinzioni e a cercare il cambiamento, spesso in modo, diciamo, molto imprevedibile e rivoluzionario soprattutto. Attraverso questa energia che tu, amico dell'Acquario, diventi un precursore, un pionieristico che all'avanguardia ovviamente, che introduce delle nuove idee e forme di vita, abbracciando il progresso e l'innovazione come uno scopo di vita. Diciamo, il quinto raggio come associato al tuo segno è associato alla scienza, alla conoscenza, alla consacrazione. Ricorda il sotto il raggio verde, ma anche la guarigione. L'arcangelo Raffaele, medici del cielo, metafisicamente parlando. Questo raggio quindi favorisce molto anche lo sviluppo delle tue capacità intellettuali, della razionalità, ma anche della ricerca, di trovare la tua verità, e ti spinge a costruire dei ponti tra il mondo materiale quello spirituale, rendendo le tue intuizioni e innovazioni accessibili e comprensibili a tutto. Esotericamente, invece parlando, il tuo segno è governato anche da Giove, quindi è il pianeta dell'espansione, della ricerca della spiritualità, del sacro, nuove filosofie culturali, eccetera, eccetera, ma il raggio di espansione di Giove è dato anche dal secondo raggio della saggezza e dell'illuminazione, ma Giove emana anche degli altri raggi di manifestazione che sono il quarto, il quinto e il sei, quindi che sono una conoscenza, una saggezza e anche una devozione per un idealismo. Mentre il settimo raggio, proprio che è associato esotericamente parlando, da Urano, in connessione, quindi sotto l'ordine di cerimoniale magia, sotto la direzione del maestro Saint-Germain, e quindi il raggio viola, la fiamma, il fuoco sacro, aggiunge un ulteriore stato, come dire, di stratificazione, diciamo, del potere creativo, che permette al tuo segno di rendere il cambiamento e di trasformare qualcosa di sistematico in maniera sistematica e armonica. Questo raggio insegna che la magia è una forza che agisce per ordine e disciplina,
l'acquario, il tuo segno in connessione con questo raggio, diventa proprio come diventi capace di produrre dei cambiamenti proprio straordinari attraverso delle pratiche che armonizzino e allineino l'energia universale a quella personale. In sintesi è, amico dell'Acquario, il tuo futuro non è una destinazione fissa, ma una continua evoluzione che puoi modellare con il pensiero critico, ma anche la visione collettiva. La tua capacità di allinearti ai principi universali e di agire anche come catalizzatore dei cambiamenti è un invito non solo per te, ma anche per tutto il sistema ad abbracciare proprio l'innovazione e a pensare oltre i limiti conosciuti, portando proprio la luce della consapevolezza, diciamo, a una collettività che possa aprire e che aspiri, speriamo, soprattutto alla crescita spirituale, oltre che quella materiale. E ora passiamo all'ultimo segno, per te, amico del segno dei pesci. Come il sole, l'ingresso possa manifestare anche tutto il tuo anno attraverso le manifestazioni dell'ingresso del sole in Ariete, quindi poterlo condizionare, quindi associa il primo segno, così come tutti, al tuo segno. Vediamo ora che il tuo governatore planetario è Nettuno, mentre il governatore esoterico è Plutone. Plutone non è un pianeta sacro, ma è un pianeta che stimola il cambiamento, mentre i raggi di manifestazione sono legati proprio al 2 e alla saggezza, all'illuminazione e anche a un certo idealismo, a una certa misticità, in poche parole anche come raggi in generale. Ora parliamo a livello, diciamo, generico. Vediamo che la tua casa è situata rispetto all'Ariete nella 12ª casa, è il segno proprio più profondamente spirituale, il tuo segno è cosmico dello zodiaco, è governato da Nettuno, il pianeta della spiritualità, quindi sotto l'influenza del sesto raggio, dell'idealismo, devozione, e quindi in un certo qual senso è legato come governatore da Nettuno come governatore di espansione di questi raggi. Quindi Nettuno che oltre a essere il pianeta anche della spiritualità, qui lo citiamo anche in senso evolutivo, e della divinità anche trascendentale, quindi in connessione anche interscambio fra il macrocosmo e il microcosmo. Quindi il tuo segno amico dei pesci è legato anche al mondo dell'invisibile, dei sogni, ma anche della coscienza universale. Nettuno ti ispira ad esplorare proprio delle dimensioni spirituali ed avere intuizioni profonde, ma anche sogni premonitori, o entrare in sintonia con le energie sottili proprio che permeano il cosmico, il cosmo. L'energia proprio di Plutone, oltre all'espansione del secondo raggio, diciamo del sesto raggio, ti rende proprio altamente sensibile, molto intuitivo, ma puoi anche portare anche una propensione a vivere in mondi, diciamo, immaginari e una certa confusione mentale. Per questo è molto importante usare l'influsso, il raggio di espansione di Nettuno del misticismo e dell'idealismo, oltre che la devozione, ma a restare anche in equilibrio, ovvero restare
al centro senza evadere troppo anche dalla realtà. Quindi Nettuno nel senso più evoluto apporta più chiarezza, compassione, diciamo, verso nel mondo intero. La tua capacità comunque di entrare in contatto con l'invisibile e di sintonizzarti proprio con delle frequenze superiori, ti può rendere anche un eccellente, diciamo, anche guaritore spirituale e renderti proprio sensibile, un canale come energia, diciamo, divina, ma nella forma ovviamente più pura. Mentre Plutone, il tuo governatore esoterico, aggiunge proprio una dimensione profonda, ma nel contempo trasformativa al tuo segno, amico dei pesci, è il pianeta della rigenerazione, della morte, della rinascita, esotericamente, analogicamente, astrologicamente associato Plutone all'ottava casa dello Scorpione, quindi c'è una certa analogia anche con lo Scorpione. Quindi questa energia ti spinge a confrontarti proprio anche con le tue ombre e a esplorare in profondità della psiche e a trasformare tutto ciò che è oscuro ma anche nascosto, ovvero non è, come dire, visto dalla coscienza e attraverso proprio il viaggio nell'inconscio che i pesci possono trovare la tua potenza spirituale, amico dei pesci, e infine risorgere verso una nuova consapevolezza. Infatti Plutone ti aiuta un po' a spezzare proprio queste catene delle illusioni e di confrontarti proprio con la verità e ti spinge a diventare proprio un maestro della trasformazione interiore. Vediamo il secondo raggio di manifestazione come tuo governatore planetario associato, diciamo, a Nettuno, quindi con il raggio di espansione, il secondo raggio è legato proprio, diciamo, alla saggezza, all'illuminazione, all'amore ed è, come dire, questo raggio ti porta anche un'ondata, diciamo, di compassione, intelligenza, ma anche di amore incondizionato in quanto illumina un po', come dire, e ti permette di connetterti con gli altri a un livello, diciamo, più profondo, ma anche curativo, molto spesso e volentieri. Questa energia ti aiuta, come dire, a trasformare le tue esperienze spirituali in un flusso in amore che per non dire si irradia verso tutti gli altri esseri e attraverso l'energia del secondo raggio, che è amico dei pesci, impari a manifestare il tuo amore infinito in azioni pratiche che possono servire non solo a te, ma anche a livello di collettività. Mentre il sesto raggio, diciamo che riguarda la devozione, come dire, il misticismo, ma anche, come dire, un certo idealismo che è molto meglio usare in termini costruttivi e non cadere negli eccessi, perché gli eccessi anche dei sette raggi nell'insieme, in questo caso della devozione, che è un tuo raggio di espansione, possa trasformarsi anche, diciamo, cadere nel raggio, nel polo opposto, che è l'opposto del fanatismo. Quindi stai al centro per un'elevazione spirituale, diciamo, anche maggiore e per ritrovare, come dire, un po' il tuo equilibrio. Mentre, diciamo, questa energia ti sprona invece a proseguire verso la purezza spirituale e a diventare, diciamo, uno strumento di amore e servizio, portando luce nelle tenebre del mondo. Il tuo segno, amico, diciamo, dei pesci è posto nella 12ª casa, come abbiamo già anticipato prima, rispetto all'Ariete. Sei chiamati a superare, diciamo, un po' i conflitti tra l'individualità e la spiritualità anche collettiva. Questo è un po' anche il tuo scopo, anche, diciamo, anche a livello personali.
il tuo segno, amico, non sono solo custodi di una profonda saggezza spirituale, ma devi anche imparare anche a navigare anche nel mondo fisico, mantenendo proprio il tuo legame tra il visibile e diciamo e l'invisibile, trasformando la tua esperienza in un viaggio di evoluzione interiori. Come il tuo segno, conosci molto bene che sei un essere molto sensibile, che possiede il dono anche di intuire ciò che gli altri magari non vedono, ed è attraverso la tua sensibilità che puoi diventare, diciamo, una guida spirituale per coloro che si sono persi nel caos della vita spirituale. La tua, diciamo, lezione esoterica è quella di abbracciare la tua divinità interiore e diventare uno strumento di guarigione, prima per te ovviamente, ma poi anche per il mondo. Se questa lettura ha risuonato con te e desideri continuare a esplorare proprio il potere delle stelle e la profondità dei messaggi esoterici, non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti e contenuti dedicati al proprio cammino, sia spirituale che anche astrologico. Unisciti a noi in questo viaggio verso la consapevolezza e l'espansione. Fammi sapere nei commenti se ti risuona proprio tutto il tuo messaggio esoterico e soprattutto se ti piace questo tipo di nuovo approccio esoterico anche a livello astrologico. Scrivi nei commenti e che le stelle illuminino il nostro percorso. Un arrivederci a presto da Caterina.